Ciao, sono Andrea Saffirio. In questo video approfondiremo ulteriormente l'aspetto ritmico del fraseggio nell'improvvisazione. In particolare cercheremo di capire dove fare iniziare una frase per renderla più efficace dal punto di vista ritmico. Per quanto mi riguarda, il segreto è pensare ogni frase come se fosse il pick-up della battuta successiva. Dunque, paradossalmente, il segreto per un attacco efficace di una frase non è tanto pensare appunto all'inizio, quanto al punto di risoluzione. Questo fornirà una sorta di spinta in avanti alla nostra frase che ne enfatizzerà l'aspetto di tensione e risoluzione che andiamo a ricercare durante l'improvvisazione. Come esempio prenderemo un turnaround in Fa maggiore, quindi Fa major 7, Re settima bemolle 9 volendo aggiungere una dominante secondaria, Sol minore settima, Do settima per tornare poi a Fa major 7. In questo caso scegliamo che le battute di risoluzione, quindi quelle verso le quali andremo a risolvere con le nostre frasi, saranno la battuta del primo grado e del secondo grado, quindi Fa major 7 e Sol minore settima. L'esercizio che vi propongo è quello di cercare di risolvere in battere, quindi sul battere del primo movimento di queste battute, aggiungendo via via delle note precedentemente. Inizieremo con una sola nota, quindi una nota di pick up e una nota di risoluzione. Otterremo quindi il levare del quarto movimento, ad esempio della battuta di Do settima, e il battere del primo movimento della battuta di Fa major 7. Quindi la nostra frase sarà composta esclusivamente da due note. La nostra frase risulterà più efficace se risolveremo in battere con una nota cordale, ad esempio la terza, la quinta o la settima. Farò adesso un po' di esempi per spiegarmi meglio. Inizierò dalla frase più breve e più semplice possibile, dunque due sole note, una di pick up e una di risoluzione. Andrò poi via via ad aggiungere note alla frase tensiva prima della risoluzione, allungando via via la frase sempre di più. Il mio consiglio è quello di suonare un paio di volte queste frasi d'esempio e poi improvvisarne di due mantenendo lo stesso ritmo ma cambiando le note. Puoi anche rendere la pratica più specifica andando a scegliere su quale nota vorrai risolvere. Questo è particolarmente utile per sviluppare il pensiero tipico dell'improvvisazione, che non è mai focalizzato sulla nota che stai facendo in quel momento, ma sempre qualche bit in avanti. Dunque pensare in anticipo e mano a mano aggiustare il proprio percorso all'interno del fraseggio per risolvere in maniera convincente. Ad esempio, quindi stabiliremo che vogliamo risolvere su tutte le terze, quindi la terza in questo caso di Fa major 7 e la terza di Sol minore settima, e aggiusteremo il nostro fraseggio di conseguenza mentre stiamo improvvisando, ovviamente, affinché riusciamo a cadere in maniera convincente sulla terza di questi accordi. Poi potremo provare con le quinte, poi con le settime e così via. Solo quando questi suoni saranno veramente assimilati, allora è il caso di provare a sperimentare il suono delle risoluzioni sulle estensioni, ma fino ad allora ti consiglio vivamente di rimanere focalizzato su terza, quinta e settima e assimilare i suoni di queste note più stabili come risoluzione. Ovviamente questo è solo un esercizio e non significa che tutte le tue frasi dovranno terminare necessariamente in battere. Serve semplicemente a sviluppare questo pensiero in anticipo rispetto agli accordi. Ne avevamo già parlato sicuramente nel video in cui parlavamo di come sottolineare l'armonia con l'improvvisazione. Diciamo che integrando queste varie pratiche, piano piano il tuo fraseggio acquisirà sempre più sostanza e sarà sempre più convincente. Iniziamo quindi con una sola nota di pick up e una risoluzione in battere. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Possiamo improvvisare un'altra combinazione. 1, 2, 3, 4. E così via. Proseguiamo ora con due note di pick up e una di risoluzione. 1, 2, 1, 2, 3. Improvvisa ora alcune frasi mantenendo questo stesso ritmo. Proviamo ad aggiungere un'altra nota, quindi tre note di pick up e una di risoluzione. 1,
2, 1, 2, 3. Proseguiamo ora con 4 note. 1, 2, 1, 2. E così via. Proseguiamo con 5 note di pick up e una di risoluzione. 1, 2, 1. Proseguiamo ora con 6 note. 1, 2, 1. Proseguiamo con 7 note adesso. 1, 2, 1. Proseguiamo infine con 8 note, che equivale a dire un'intera battuta di ottavi con il battere della battuta successiva come risoluzione. 1, 2, 1. Successivamente, invece che su un semplice turnaround, potrei provare ad applicare questo esercizio su un brano vero e proprio. Sarà molto utile questo per assimilare anche a un livello semplicemente istintivo e uditivo i movimenti armonici tipici del brano. Puoi anche sperimentare risolvendo su vari punti e non necessariamente sul primo grado. Magari puoi sperimentare il suono della risoluzione sul quinto grado, quindi una risoluzione su un accordo che in realtà è di tensione, e così via. Tutto questo sicuramente ti porterà a una conoscenza più approfondita dei movimenti caratteristici del brano che stai studiando. Grazie e al prossimo video.